Verso la fine degli anni 40 il governo sudafricano attuò una rigida segregazione razziale chiamata apartheid. Tale politica privava la comunità nera di diritti politici e civili, dando ai bianchi più privilegi e posti di lavoro migliori. Per contrastare tale oppressione, la comunità nera formò l'ANC, il cui obiettivo principale era porre fine alla discriminazione razziale e riportare l'armonia nel paese. Il protagonista del film è Tim Jenkin, attivista dell'ANC. Nella scena iniziale lo vediamo camminare tra la folla con due grandi borse in mano. Ne lascia una vicino a un bidone della spazzatura e l'altra tra due macchine. Fa quindi un segnale al suo complice, Steven Lee, e scopriamo che le borse contengono degli esplosivi che i due intendono detonare a breve. Gli ordigni però si rivelano subito essere innocui. Vediamo infatti centinaia di volantini di protesta che vengono sparsi tutti intorno. Jenkin e Lee cercano di allontanarsi dalla zona, ma vengono immediatamente riconosciuti e arrestati dalla polizia. In attesa del processo, vediamo la moglie di Jenkin che riesce a fargli avere un po' di denaro da poter poi utilizzare in prigione. In seguito lo saluta, promettendogli di restare sempre al suo fianco. Poco dopo, Jenkin va in bagno, mette i soldi in un portasigari e li nasconde all'interno del suo corpo. Alla fine del processo apprendiamo che Jenkin, per aver fabbricato le bombe, viene condannato a 12 anni di prigione, mentre a Lee, come complice, vengono dati 8 anni. Nelle scene successive vengono scortati nella famigerata prigione di Pretoria, riservata esclusivamente ai criminali bianchi. Al loro arrivo vengono ricevuti dal direttore del penitenziario che li etichetta subito come traditori e li consegna ad un severo ufficiale carcerario di nome Minier. I due vengono portati all'interno della prigione e l'ufficiale spiega loro le regole da rispettare. Jenkin si guarda attentamente attorno e nota subito la grande quantità di porte che devono attraversare. Arrivati alle loro celle, vengono rinchiusi dietro ad un'ulteriore doppia porta, una con le sbarre e una completamente metallica. Quella notte Jenkin è pieno di pensieri e riesce a malapena a dormire. La mattina dopo, durante l'ora di colazione, conosce Dennis Goldberg, un noto attivista politico che sta scontando 4 ergastoli. Presto anche lì si unisce a loro e i due nuovi detenuti spiegano che non hanno intenzione di scontare tutti quegli anni in prigione. Nel frattempo, un altro prigioniero di nome Leonard origlia la loro conversazione. Durante l'ora di attività fisica, Dennis spiega ai nuovi arrivati com'è strutturata la prigione. I muri sono alti 10 metri, i riflettori coprono ogni centimetro del cortile, le recinzioni sono tutte provviste di filo spinato e, cosa più importante, ci sono cecchini di guardia 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Di conseguenza sconsiglia loro di tentare la fuga perché è praticamente impossibile. Gli spiega che molti hanno tentato di evadere in passato, ma nessuno ci è mai riuscito. Una volta allontanatosi, Leonard si avvicina ai due dicendogli che Dennis scoraggia sempre i nuovi detenuti dal tentare la fuga. Lui afferma che evadere è assolutamente possibile e si propone di aiutarli in cambio di essere incluso nel loro piano di evasione. È il 23esimo giorno di reclusione. In cella quella notte, Jenkin utilizza un fiammifero per guardare attraverso il buco della serratura, cercando di trovare qualsiasi tipo di difetto. Ad un tratto ha un'idea e usa della carta per misurare la profondità e la lunghezza del buco e pensa che potrebbe utilizzare del legno per fabbricare una chiave. Il giorno successivo ne parla con gli altri. Spiega che si procurerà il legno dall'officina. Prima però ha bisogno di un po' di tempo per osservare bene le chiavi originali. Più tardi alla mensa, Leonard e Lee fanno finta di litigare e quando Minier arriva a controllare, Jenkin studia con attenzione la forma delle chiavi appese alla sua cintura. Nei giorni seguenti sfrutta ogni occasione che ha per osservarle bene, sia nel cortile sia durante la radunata mattutina, e dopo giorni di osservazione riesce finalmente a disegnarne una prima bozza. Il 74esimo giorno ruba della carta vetrata e del legno dall'officina. Li mette nel termos del caffè, infilando anche uno straccio in modo che non facciano rumore. Finito il turno di lavoro, Minier controlla uno per uno i termos di tutti i prigionieri, per vedere se hanno rubato qualcosa. Quando è il suo turno, Jenkin è estremamente teso e Minier se ne accorge. Tuttavia, dopo aver agitato per bene il suo termos, non trova nulla e lo lascia andare. Jenkin va direttamente nella sua cella e inizia a lavorare i pezzi di legno fino a quando riesce finalmente a creare una chiave dalla forma giusta. Quando la prova è perfetta e apre la serratura senza problemi. Tuttavia, la successiva porta di metallo non ha la serratura dal suo lato e scopre che può essere aperta solo dall'esterno. La mattina dopo spiega la situazione agli altri. Ora devono creare un'altra chiave e trovare un modo per aprire la seconda porta dal di fuori. Leonard, visto il successo del primo tentativo, è eccitato dalla nuova sfida.
Nei giorni successivi Jenkins lavora ad una nuova bozza e dopo alcune settimane riesce a creare un'altra chiave di legno. Il 100° giorno, mentre puliscono il corridoio, approfittano dell'assenza momentanea delle guardie per provare la nuova chiave. Non è perfetta come la prima e Jenkins ha bisogno di modificarla leggermente. Dopo averla levigata un po', la inserisce nuovamente nella serratura e con grande gioia di tutti la porta si apre. Tuttavia, quando Jenkins cerca di tirarla fuori, la chiave si rompe. La cosa provoca il panico tra i presenti, in quanto sentono che una guardia si sta avvicinando al corridoio. Jenkins fa del suo meglio per richiudere la serratura, ma alla fine non riesce a farla rientrare. Quando più tardi Minir arriva per un controllo di routine, nota che la serratura della porta di Jenkins sporge. Ci riflette sopra un momento, ma alla fine richiude semplicemente la porta, e all'interno Jenkins tira un sospiro di sollievo. È il 142° giorno e i tre stanno discutendo su come fare per aprire la porta di metallo dall'esterno. Leonard suggerisce di legare un filo alla chiave, ma l'idea viene subito respinta, in quanto in quel modo non riuscirebbero mai a girare la chiave. Dopo un po', Lee, guardando la scopa, ha un'idea. La prende e inizia a misurare la distanza dalla finestra alla porta. Purtroppo, per pochi centimetri, la scopa è leggermente corta. Il giorno successivo, mentre Jenkins è in officina, osservando un macchinario, ha un'idea. Va rapidamente nella sua cella e prova a riprodurre un meccanismo simile. Una volta costruito, ci inserisce la chiave e in seguito lo collega alla scopa. Quella notte fa una prova con la nuova scopa modificata e riesce con successo ad aprire la porta di metallo. Tuttavia, quando è il momento di estrarla, la chiave cade a terra. Jenkins va in panico, ma trova subito una soluzione. Mette una gomma da masticare sull'estremità della scopa e la usa per recuperare la chiave. La mattina dopo rivela agli altri di come sia riuscito ad aprire entrambe le porte. Ora vuole ispezionare le altre aree della prigione in modo da procedere alla fase successiva. Di notte esce dalla sua cella ispezionando le serrature per produrre altre chiavi e di giorno le seppellisce nel giardino della prigione. Nel frattempo Dennis li tiene d'occhio e consiglia a Jenkins di tirarsi indietro, ma quest'ultimo non ha intenzione di desistere. Siamo al giorno 206. Ogni volta che escono, i tre fanno del loro meglio per ispezionare le aree circostanti. Jenkins stringe un accordo con l'addetto delle pulizie. Vuole una mappa dell'area della prigione. In cambio, lui gli fornirà sapone e sigarette. Lo scambio avviene nei cassonetti e fortunatamente Jenkins riesce a portarlo a termine senza farsi notare. Arriviamo al 296° giorno. Quella notte lui e Leonard preparano dei fantocci da mettere nel letto. Escono dalle loro celle e scendono con cautela le scale finché non raggiungono un'altra porta mai aperta. Jenkins ha scelto quella notte perché di turno c'è un guardiano sovrappeso che a differenza degli altri è lento e pigro. Nonostante ciò i ragazzi sono nervosi e sudano copiosamente per la tensione. Proprio quando riescono ad aprire il cancello, la guardia si alza in piedi per la ronda notturna. Sentendo i suoi passi, Jenkins e Leonard si nascondono in un piccolo magazzino. La porta al suo interno però non ha maniglie e riescono a malapena a tenerla chiusa. Non appena la guardia si allontana, continuano con il loro piano. Jenkins riesce ad aprire un'altra porta, ma prima che possano provarne un'altra, Lee al piano di sopra tossisce con forza, segnalando che la guardia ha finito il suo giro. Jenkins e Leonard si nascondono ancora una volta nel magazzino. Tornando indietro, la guardia nota le gocce di sudore sul pavimento, ma non sembra farci troppa attenzione. Allontanatasi, i due si sbrigano a tornare di sopra. All'interno della sua cella, Jenkins smonta le chiavi in più pezzi e li mette dentro una tazza. Il giorno dopo, avendo dormito oltre la sveglia mattutina, il direttore infuriato entra nella cella e gli chiede spiegazioni. Jenkins non può fare altro che scusarsi, ma la sua cella viene perquisita a fondo. La tazza nella quale aveva messo tutte le parti di legno viene rovesciata e il direttore, dopo aver raccolto un pezzo, chiede a Jenkins cosa sia. Paralizzato dalla paura, gli dice che è solo un portafoto. Sorprendentemente, il direttore gli crede e lascia la stanza. Dal mattino successivo, Jenkins comincia a nascondere le chiavi in diverse zone del carcere, come all'interno della biblioteca o in mensa, e in seguito riescono a rubare anche degli abiti civili dalla lavanderia. Nel frattempo, Jenkins non si pulisce né si lava i denti per giorni, sperando di contrarre un'infezione. Qualche settimana dopo ne ottiene una, e quando Minir lo porta dal medico, ne approfitta per ispezionare anche la porta automatica. È la vigilia di Natale e il gruppo ha fatto tutti i preparativi necessari. Hanno realizzato un totale di 39 chiavi di diverse forme e dimensioni per le 15 porte che devono oltrepassare per fuggire. All'interno di una cella discutono del piano elaborato con Dennis e gli altri carcerati.
Tuttavia, questi si rifiutano di unirsi a loro, sostenendo che anche se scappassero non avrebbero nessun posto dove andare. La sera, dopo che tutte le guardie se ne sono andate, Jenkin, Leonard e Lee escono dalle loro celle e iniziano il loro piano di fuga. Jenkin chiede a Dennis un'ultima volta se vuole unirsi a loro, ma ancora una volta ottiene un no come risposta. I tre recuperano tutte le chiavi nascoste e dopo essersi cambiati in abiti civili scendono le scale. All'improvviso sentono dei passi. È la guardia a sovrappeso che si sta avvicinando a loro. Si nascondono rapidamente nel magazzino e ancora una volta hanno il problema di riuscire a tenere la porta chiusa. Nel frattempo, Dennis, per aiutare i tre fuggitivi, fa saltare la luce rompendo una lampadina e creando un cortocircuito. La guardia si ferma proprio davanti alla porta tremolante, ma Dennis inizia a chiamare miniere a gran voce, distraendo la guardia che in seguito prosegue con riluttanza al piano di sopra. I tre escono dal magazzino e si precipitano alla porta successiva. Una dopo l'altra riescono ad aprire tutte le porte. Tutto sta andando come previsto e alla fine raggiungono l'ultima porta, la porta che li separa dalla libertà. Tuttavia, con loro orrore, nessuna delle chiavi funziona. I tre vanno nel panico. Mesi di pianificazione e duro lavoro vanificati per colpa di una sola serratura. Jenkin suggerisce di tornare nelle loro celle, ma Leonard non ne vuole sapere. Tira fuori lo scalpello e inizia a prendere a colpi la serratura della porta. La cosa provoca molto rumore e Jenkin ha il terrore che vengano scoperti. Tuttavia, Leonard riesce un po' alla volta a rompere la serratura e finalmente la porta si apre. L'ultimo ostacolo è il cecchino sulla torre, ma i tre, essendo vestiti con abiti civili, escono senza essere notati. Anche Minir, che è a pochi metri di distanza, non si accorge di niente. Dopo aver raggiunto un'area sicura, iniziano a correre verso la città. Qui chiedono ad un tassista di portarli al confine. Essendo bianchi, inizialmente è esitante a prenderli a bordo, ma quando Jenkin lo paga più del dovuto, li fa entrare in macchina. Dopo 1 anno e mezzo di prigione, Jenkin, Leonard e Lee sono riusciti finalmente a evadere. La mattina seguente, Minir si rende conto dell'evasione e suona l'allarme, ma ormai è troppo tardi. Mentre lo vediamo avere difficoltà a capacitarsi della cosa, Dennis e gli altri carcerati scoppiano a ridere. Nelle scene finali veniamo a conoscenza di ciò che è accaduto in seguito alla loro evasione. Ne seguì la più grande caccia all'uomo nella storia del Sudafrica, ma i fuggitivi non furono mai catturati. Arrivati a Londra si riunirono all'ANC e continuarono le loro proteste contro l'apartheid. Jenkin non ha più rivisto sua moglie, poiché quando è tornato in Sudafrica era già morta. Nel 1992 cadde l'apartheid e nel 1994 Nelson Mandela, leader dell'ANC, fu eletto presidente del Sudafrica.